Mi amo veramente che tu stia cercando salute, felicità, amore o senso. Questa è per noi la domanda fondamentale. Se non siamo sinceri con questa domanda, tutto quello che andremo a costruire sopra sarà destinato a fallire, è falso. Per questo è la prima domanda e forse anche la più importante sempre da porsi durante tutto il nostro coaching online o il nostro training a Berlino. Io sono Enrico Fonte, sono un trainer, un coach e un terapista e mi occupo di psicosomatica e crescita personale. Questo è il primo tutorial della serie sull'amor proprio e appunto è il primo perché è anche il più importante. Cerchiamo di definire cos'è l'amor proprio o cos'è amare. In un senso molto pratico, senza entrare nella filosofia o nella spiritualità, parliamo della soddisfazione dei propri bisogni, ovviamente senza ledere né se stesso né fare male agli altri. Se è così semplice amarsi e amare, cioè soddisfare i propri bisogni e i bisogni degli altri, perché non siamo in grado di farlo, perché non siamo costantemente felici. Non lo siamo perché le sensazioni che abbiamo, le sensazioni e i sentimenti negativi che abbiamo vengono dal fatto che i nostri veri bisogni non siano stati soddisfatti, ma siano stati soddisfatti soltanto dei bisogni compensatori. E questa è la cosa più importante, fondamentalmente. C'è uno strato fra quello che realmente sentiamo, quello che realmente siamo, e una immagine, possiamo chiamarle credenze, possiamo chiamarle delle informazioni disfunzionali che creano una specie di sé ideale. Questo sé ideale, questa immagine di sé è quello che noi crediamo di essere, pensiamo di essere, ma come le parole stesse dicono, fra il pensare di essere qualcosa, o il credere di essere qualcosa, o il sentirsi qualcosa dentro, c'è una immensa differenza. Questo è il motivo per cui la maggior parte della gente è infelice o se riesce a soddisfare i propri bisogni e quelli degli altri e quindi ad avere sentimenti positivi, nel senso di piacevoli, questa felicità o questi sentimenti durano molto poco. Quei bisogni non erano dei bisogni fondamentali, non erano dei bisogni reali. La domanda è se appunto, quindi la nostra vita è basata su questo sé immaginario, su questa maschera, possiamo chiamarla, come facciamo a capire cosa c'è veramente dentro di noi? La soluzione sembra facile, ma è molto complessa, è vero, è sentirsi. Quando noi sentiamo il nostro corpo siamo anche consapevoli delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti. Quando siamo consapevoli di questi possiamo anche conoscere quali sono i nostri bisogni. Se conosciamo e siamo in grado di intercettare i nostri bisogni e i bisogni degli altri, saremo in grado anche di stimolare delle risposte, delle vie o delle soluzioni, a delle strategie per soddisfare questi bisogni reali. Questo non avviene a causa dei blocchi, a causa di quella che viene anche chiamata armatura dai reichiani o appunto dai caratteri psicosomatici. Cosa significa? Significa che abbiamo delle determinate tensioni, abbiamo dei dolori, abbiamo delle posizioni che si cristallizzano nella nostra vita e non ci permettono più di sentire.
E non pensate che si tratti semplicemente di non sentire le cose negative. Molti non riescono anche a sentire sentimenti positivi a causa di queste credenze. Come possiamo fare allora a vedere cosa c'è al di sotto della maschera, cosa c'è al di sotto di queste credenze? Dobbiamo cercare di stimolare il corpo a diventare più sensibile, a diventare più emozionalmente intelligente, si direbbe. Come facciamo? Appunto dobbiamo andare a lavorare su come risvegliare i nostri sentimenti, come risvegliare il nostro corpo, come risvegliare il nostro benessere. Il nostro sé corporeo è il nostro sé reale, per il semplice motivo che il corpo ovviamente non può mentire. Se c'è un bisogno che non è soddisfatto, ci saranno dei sentimenti spiacevoli. Se i bisogni sono soddisfatti, ci saranno dei sentimenti piacevoli. A differenza della mente, che, come potrete immaginare, si può raccontare qualsiasi cosa. Il discorso del lavoro sul corpo iniziale è appunto quello per cui cominciamo subito a lavorare. Per fare questo abbiamo bisogno della nostra guida, la troverai online sul sito web www.bodymindtherapy.de e scegliere ovviamente la lingua in italiano. Se non sei un nostro cliente, poi possiamo cominciare a lavorare praticamente appunto con una sessione online, o se sei a Berlino. Se invece sei già un nostro cliente, una nostra cliente, questo video è pensato per ripassare temi che abbiamo già affrontato. Andando al lavoro pratico, sulla guida troverai delle liste, degli esercizi sui sentimenti, sui bisogni, per cominciare ad allenarti a diventare sensibile. Nella parte successiva, nella parte pratica, entreremo negli esercizi che sono il vero e proprio training. Ti ricordo, se non sei un cliente e vuoi supportare la produzione di video, potrai farlo attraverso una donazione per PayPal per creare nuovi contenuti, se questo video ti è stato utile. Abbiamo anche un gruppo in Facebook e per favore ricordati di abbonare il canale e o in Facebook o in YouTube puoi già pormi delle domande se ci fosse qualcosa che non è chiaro o delle curiosità. Per quanto riguarda me, questo è tutto. Io ti ringrazio per la tua attenzione. Tutte le informazioni le trovi nei commenti. Namaste.